Buongiorno e ben trovati. L'altro giorno mi guardavo su YouTube un video di qualche anno fa del dottor Müller. Se non sapete chi è, il dottor Müller è uno dei massimi studiosi della psicologia dei cavalli. È un uomo che ora comincia ad avere una certa età, è veramente di grandissima esperienza, è un veterinario. Tra l'altro ha fatto anche dei tour insieme a Parelli e è sicuramente uno di quelli che ha impattato di più nella diffusione della psicologia del cavallo, soprattutto nell'approccio dei puledri quando sono piccoli, dell'imprinting, eccetera, eccetera. Se non lo seguite ancora, non fa video su YouTube, questo è un video che era stato riproposto da un'altra entità. Però andate a guardare perché ha scritto veramente un sacco di articoli, è veramente interessante, ha scritto anche tanti libri, fra l'altro alcuni, se non ricordo male, ve l'ho anche mostrati in alcuni miei video del passato. Ce lo stavamo guardando io e mia moglie tanto per tenerci un pochino allenati l'orecchio dell'inglese e se vogliamo sono quelle cose che diceva nel video, sono cose che noi magari che siamo un pochino dentro l'ambiente dei cavalli conosciamo, ma mi rendo conto che molte volte vengano date per scontate, no? E soprattutto per coloro che si avvicinano la prima volta ai cavalli possono essere veramente un modo per potersi approcciare ai cavalli in una maniera sicuramente più sicura, ma anche più rispettosa dell'animale. E quindi ho detto, perché no? Proviamo a buttare giù un decalogo, ok? 10 punti, 10 cose che una persona che si avvicina a un cavallo per le prime volte o che magari i cavalli l'ha visti solo a distanza o nei film o in qualche documentario, è bene che tenga presente. Però, c'è un però, mi sono reso conto che alcune di queste cose di cui andremo a parlare sono anche, diciamo, non comprese o non conosciute da persone che invece è già anni che sono dentro cavalli. Vengano molte volte, gli viene dato un peso molte volte che non è quello che realmente bisognerebbe dargli. Ripeto, anche da persone che hanno cavalli a casa o che comunque si recano quelle volte la settimana a trovare il loro cavallo in maneggio. E questa cosa qui mi ha fatto un po' riflettere e per cui ho detto vabbè, facciamolo questo video. Sono convinto che possa essere interessante sia per chi è novizio dei cavalli, ma anche per chi è già da un po' che c'è dentro e che magari alcuni aspetti non li conosce in una maniera un po' più profonda. Come sempre vi chiedo, se vi piacciono i nostri video, di iscrivervi, non costa nulla, basta cliccare qui sotto, iscriviti e ci fate un grande piacere perché YouTube spinge più in alto e propone a più persone i nostri video. Se vi piace questo video fatemelo sapere con un like oppure con un commento. La prima cosa più importante su cui bisogna sempre riflettere è che è un animale che viene definito un animale da fuga e tutti diranno vabbè è una preda, è normale che sia un animale da fuga. Beh, non tutte le prede sono animali da fuga o almeno non lo sono tanto e quanto lo è il cavallo, perché se pensate per esempio ai vitelli, mucche, tori eccetera eccetera, loro per esempio possono difendersi, hanno le corna, quindi a volte se c'è un pericolo si girano e gli danno la testa, gli danno la faccia per caricarli, ok? Mentre il cavallo non ha nessun tipo di possibilità di difendersi, non riesce a difendersi se non scappando. Ecco perché è definito un animale da fuga per eccellenza. E è veramente per lui la prima forma di salvezza, quella di correre. Ecco perché è claustrofobico, normalmente è molto teso se non è abituato quando è in un luogo chiuso, soprattutto se viene ad esempio spinto da più persone in un angolo
oppure si sente che in quel momento lì gli viene fatto qualcosa di cui lui ha timore ma non può scappare perché magari è legato, cioè è un animale che è estremamente claustrofobico. Ma perché? Perché non può scappare, può solo scappare lui per mettersi in salvo, non ha altre possibilità. Questa è la prima cosa che bisogna mettere bene chiaro nella nostra mente quando ci avviciniamo a un cavallo. Poi alla fine del video farò un attimo una riflessione su queste cose che abbiamo detto e secondo me sono importanti, a maggior ragione per chi è un pochino novizio dei cavalli. Il secondo punto su cui dobbiamo riflettere quando ci avviciniamo a un cavallo è che è un animale estremamente sensibile. I suoi sensi, gli occhi, gli orecchi, il tatto, ok? Il tatto, per esempio, come tatto loro usano molto il naso, i peli davanti al naso, che vengono chiamate vibrisse, gli danno la possibilità di avere proprio la stessa nostra sensibilità, riconoscere gli oggetti, ad esempio, e tutti quell'aspetto lì, quindi udito, olfatto, vista, sono esageratamente sensibili rispetto ai nostri. Ci ho fatto anche un video. Per esempio, gli occhi non vedono la profondità come noi, se non in un pezzettino qui davanti a loro, davanti al naso, ma hanno una grandissima capacità di riconoscere i movimenti, a discapito dei colori. Quindi non vedono bene i colori, ma percepiscono molto bene i movimenti, proprio perché il movimento potrebbe nascondere un'insidia o una minaccia e quindi loro devono reagire in maniera importante in quel caso, no? Questi sono veramente ipersensibili, riescono a sentire i minimi rumori, riescono a percepire gli odori che possono identificare una minaccia o possono magari identificare qualsiasi altra cosa, una femmina in calore, l'acqua, un luogo che gli ricorda che erano presenti delle fonti di nutrimento importanti, l'odore di casa, cioè sono tutte cose che li spingono veramente a comportarsi in una maniera che per noi a volte è inaspettata, perché non ci rendiamo conto del motivo per cui il nostro cavallo cambia comportamento, ma il motivo c'è. Il terzo aspetto è che sono animali estremamente precoci, quindi anche in un puledro appena nato, quello che noi troviamo è un sistema neurologico e dei sensi che sono quasi completamente formati. Facciamo un paragone con noi che camminiamo a un anno, ok? Loro riescono veramente in pochissimo tempo, nell'ordine di ore, ok, a poter iniziare a fare quasi tutto quello che fa un cavallo adulto, proprio perché la loro unica salvezza è la fuga e quindi devono avere coordinamento, abbastanza coordinati per poter fare tutte e tre le andature, riconoscere la mamma, riconoscere il branco, riconoscere luoghi. Pensate ad altre specie animali che nascono con gli occhi chiusi e li aprono solamente dopo giorni, ok? Per un cavallo sarebbe impossibile sopravvivere in una situazione del genere, proprio perché sono sì predati, ma l'unica loro salvezza è la fuga e quindi appena nati devono essere già predisposti per questo. La quarta cosa che dobbiamo tenere presente è che proprio perché sono facilmente sollecitabili nelle loro reazioni, quando percepiscono, quando gli arriva dall'esterno delle variazioni, no? Si diceva prima, odori, rumori, qualcosa che si muove, qualcosa che vola, qualcosa che si sposta, un fruscio, proprio perché sono così sensibili, sono così reattivi, sono veramente in un nanosecondo riescono a girarsi su se stessi e fuggire via a 80 all'ora, proprio per questo motivo qui sono altrettanto facili da desensibilizzare. Ma per quale motivo? Perché altrimenti, se non fosse così, starebbero continuamente a scappare per qualsiasi cosa, e anche se è una cosa a cui hanno avuto già modo di esporsi e non gli ha causato nessun tipo di problema. Per questo motivo devono essere così veloci anche a desensibilizzarsi rispetto a un rumore, rispetto a qualcosa che loro si rendano conto dopo un po' che non gli fa più nulla. Ecco perché
sono facili da desensibilizzare, perché sono estremamente sensibili e reattivi. Un altro aspetto che dobbiamo sempre tenere presente è che sono animali che hanno una altissima capacità di apprendimento. Per il cavallo apprendere è veramente semplice, veramente facile, proprio perché è correlato in maniera indissolubile alla sua sopravvivenza. Ha bisogno di apprendere velocemente quali sono i comportamenti più rischiosi e più sicuri e evitare di ripeterli in futuro. Quindi per lui questa condizione di questo comportamento mi ha portato a una situazione di scomodità e questo comportamento mi ha portato a una situazione di maggior comodità sono la base della sua vita. E è per questo motivo che i soggetti che nel tempo hanno dimostrato una maggior capacità nello sviluppare appunto questo apprendimento sono quelli che poi si sono moltiplicati di più e grazie alla pressione evolutiva sono quelli che abbiamo al giorno d'oggi. Quindi il cavallo per sua natura ha una grandissima capacità di apprendere ciò che è buono e ciò che è meno buono, ma ricordiamoci che quello che noi definiamo buono o meno buono è sempre dal nostro punto di vista. Dal suo punto di vista lui scarterà sempre quei comportamenti che lo portano a una situazione peggiore e lo porterà sempre a ripetere quei comportamenti che invece in passato l'hanno portato a una situazione migliore. E da qui si va al sesto punto, la memoria. Hanno una grandissima memoria. Sono stati definiti tra gli animali domestici quelli che hanno una capacità maggiore di memorizzare comportamenti, luoghi, odori, segnali, percorsi. Praticamente per loro è facilissimo tenere a memoria anche per anni certi tipi di comportamento. E è per questo che noi, non noi adesso, ma insomma noi nel senso come razza umana, l'abbiamo sempre preferiti rispetto ad altri animali nell'addestramento, no? Per usarli, perché possono rimanere efficienti, ok? Con un addestramento dato in un certo momento della loro vita, possono rimanere efficienti e fruibili per tantissimi anni dopo quell'addestramento. Okay? E questa è una cosa che dobbiamo tenere presente, perché questo significa che ogni volta che noi facciamo qualcosa con il nostro cavallo causiamo in lui un certo tipo di risposta, un certo tipo di comportamento, quella roba rimarrà a lungo, soprattutto se reiterata 2, 3, 4, 5, 6, 7 volte. Al punto numero 7 troviamo l'estrema reattività che il cavallo ha. Grazie a tutti quei superpoteri di cui abbiamo parlato fino adesso, no? La sua super sensibilità, i suoi sensi così sviluppati, le sue capacità atletiche dovute al fatto che per forza di cose, se vuole sopravvivere, deve avere delle capacità atletiche importanti per poter fuggire ai predatori. Tutto questo mix messo insieme anche alla sua memorizzazione, che ricordatevi che è anche una memorizzazione di addestramento muscolare, in modo che non debba pensare prima di fare qualcosa, quindi c'è un action reaction veramente molto importante all'interno del cavallo. Ecco che questo ha fatto sì che sviluppasse questa enorme reattività, che poi gli esseri umani hanno preso per buona e l'hanno poi usata per i loro scopi, no? Pensiamo per esempio all'utilizzo del cavallo in guerra o anche in altre attività dove la risposta, la reattività così immediata, così esplosiva e così importante è richiesta proprio per svolgere il lavoro per cui è stato addestrato il cavallo. Questo però fa sì che quella sua così grande reattività ci possa anche facilmente mettere in pericolo, perché pensate se siete accanto a un cavallo e non avete la capacità di leggere il suo linguaggio del corpo e capire se sta cambiando qualche cosa in lui, pensate per un attimo a cosa può succedere. Lui in un attimo si può girare, può travolgervi, oppure semplicemente fare uno scarto, oppure mentre che ci siete sopra si gira su se stesso e scappa via dall'altra parte. Quindi questa sua grande reattività ci può ovviamente, se non gestita correttamente e se non sappiamo come utilizzarla a nostro vantaggio,
può metterci in serie difficoltà. Abbiamo interrotto un attimo perché volevamo dare modo alla solita persona che viene qui a usare la motosega mentre che facciamo video a poter venire un pochino più vicino, perché prima era lontano e non si sentiva. Comunque, al di là di questa intrusione continua nei nostri video, andiamo avanti con il percorso e siamo arrivati al punto numero 8. Il punto numero 8 riguarda la gregarietà del cavallo, cioè il fatto che il cavallo è un animale estremamente gregario, riesce a tessere relazioni con qualsiasi tipo di animale che ha d'intorno. Ovviamente la sua preferenza va per i cavalli, però la stessa cosa riesce a farla anche ad esempio con altri tipi di animali, compreso anche gli esseri umani. È proprio una sua condizione naturale anche quella, cioè è un animale sociale per eccellenza, vuole la socializzazione, cerca la socializzazione. E da qui si arriva al punto numero 9, il fatto che ha un linguaggio del corpo estremamente complesso e che richiede uno studio e non solo uno studio attento, ma anche poi un'attenta capacità di analisi quando stiamo intorno ai cavalli, perché per loro veramente ogni cosa significa qualcosa e niente significa niente. Il suo atteggiamento, la sua espressione del viso, il come si muove, quale arto muove per primo in una certa direzione, l'approssimarsi a te con una spalla piuttosto che con il naso, piuttosto che con il posteriore, avvicinarsi a un altro cavallo con un certo atteggiamento, le orecchie, l'ammiccamento degli occhi, è veramente complesso. È veramente complesso e ci vuole veramente tanto per riuscire a creare noi degli automatismi di riconoscimento. Il cavallo è un animale sociale, ma è un animale sociale che crea una struttura piramidale all'interno della sua società, all'interno del suo branco, e questo lo fa attraverso dei giochi, dei modi di relazionarsi con i suoi simili che vengono definiti per semplicità giochi di dominanza. E questi giochi di dominanza poi dopo, usando il suo linguaggio del corpo così complesso, come dicevamo prima, li fa anche con noi. E se noi non ci rendiamo conto di cosa ci sta dicendo e cosa sta giocando nei nostri confronti, quale dei giochi di dominanza sta facendo nei nostri confronti, è lì che è possibile che noi cadiamo in pericolo. E con questo io concludo. Vorrei però a questo punto fare una piccola riflessione. Mi è capitato molte volte di vedere, girando per i maneggi, persone che magari entrano nel maneggio, è successo anche a noi anni fa, quando eravamo ancora aperti al pubblico, in cui persone entravano così, senza nessun avviso, anche in luoghi in cui erano liberi dei cavalli, oppure si avvicinavano al box con il cavallo che ha la testa fuori dal box. Per molte persone questo è un comportamento normale. Sono curioso, c'è un animale, mi avvicino per guardarlo, ma non si rendono conto che quell'animale lì è un animale che ha tutte le caratteristiche che abbiamo spiegato nei punti di cui abbiamo parlato in precedenza, e questa roba qua li può mettere in serio pericolo, o loro o chi hanno vicino a loro. È una cosa veramente importante fare attenzione al cavallo appena noi ci avviciniamo, ma per poterlo fare bisogna che riesca quantomeno a leggerlo, a capire cosa mi sta dicendo. E il fatto di avvicinarci così, senza motivo, più che senza motivo, perché magari il motivo è semplicemente di curiosità e di esplorazione, più che altro senza conoscenza, ci può mettere di fronte a dei rischi veramente importanti. Un cavallo che non può scappare via, magari è possibile che allunghi il collo e vi dia un morso. Un morso di un cavallo stacca tranquillamente una mano a una persona, ok? Figuriamoci a un bambino. Però a volte vedo proprio la mamma che prende il bambino e lo porta vicino al cavallo, senza rendersi conto che il cavallo, anche senza volere, per quello che abbiamo detto nei primi punti, essendo un animale estremamente sensibile, che riesce a percepire qualsiasi cosa che ha d'intorno, anche qualcosa che è impercettibile a noi,
può far sì che gli scateni nella sua testa la volontà di muoversi così rapidamente che in un battito di occhi è girato completamente dalla parte di là e sta già correndo via, e noi non l'abbiamo neanche ancora realizzata sta cosa, e magari ci travolge, o magari travolge chi è con noi, e non possiamo dare la colpa al cavallo, perché semplicemente è un cavallo, perché si comporta come madre natura l'ha programmato. L'avvicinarsi al box, allungare la mano e carezzare la faccia del cavallo è un altro aspetto che non va assolutamente fatto, a meno che non sia il nostro cavallo, a meno che non abbiamo la conoscenza di poter dire ah ok, questo qui è un cavallo bravo, è un cavallo che mi conosce, è un cavallo che non mi teme, è un cavallo che è abituato a certi gesti, perché l'allungare la mano verso la faccia del cavallo, soprattutto la nostra mano aperta, assomiglia molto, no? Alla mano di un predatore con le unghie e gli artigli, e per il cavallo non è una cosa naturale che un predatore orso alzi la mano e faccia vedere gli artigli. Lo accettano perché dicevamo prima, no? Sono molto rapide ad imparare, ad adattarsi alle situazioni per sopravvivere meglio, e sono ovviamente intelligenti per poter capire che da quella persona non gli arriverà niente di male, ok? Ma il loro primo istinto potrebbe essere molto diverso da quello che noi ci aspettiamo. Dico potrebbe, perché poi non tutti i cavalli sono uguali, non sono fatti tutti con lo stampino, anche cavalli bradi possono comportarsi in maniera sostanzialmente diversa da situazione a situazione. Ma quello che mi sento di dire, e con questo concludo, è che una persona, prima di voler avvicinarsi a un cavallo, montare su un cavallo e andare a fare una passeggiata con un cavallo, deve mettersi in testa che c'è una trafila di cose da imparare. Ci sono veramente una miriade di informazioni che dobbiamo fare nostre per rimanere in sicurezza, ma anche poi per poterci divertire con il cavallo. A volte vedo che viene dato per scontato che siccome un cavallo è sempre stato buono, non possa avere comportamenti molto più legati a quella che è la sua natura, ma il dare per scontato è una delle cose che ci mette più in difficoltà, perché un cavallo della scuola non è che perché è un cavallo della scuola è lobotomizzato e non si può comportare come un cavallo brado. Ricordatevi che all'interno di ogni cavallo bravo c'è un cavallo cattivo, all'interno di ogni cavallo cattivo c'è un cavallo bravo. Questo perché hanno una capacità di reazione talmente veloce agli stimoli che gli arrivano dall'esterno che potrebbero in quel momento lì avere una reazione che noi non ci aspettiamo, anche se è un cavallo che normalmente si comporta per bene. Quindi il consiglio che io do, in particolar modo ovviamente alle persone che si avvicinano per la prima volta al mondo dei cavalli, è partite dalle basi, imparate a cosa è il linguaggio dei cavalli, come ragiona un cavallo, come si comporta un cavallo, e dopo andate avanti con tutto quello che volete fare. Molte volte, neanche più tardi di ieri, mi hanno scritto facendomi le solite domande in cui mi si chiede: il mio cavallo fa così, perché fa questa maniera? Il mio cavallo si impenna, perché fa questa maniera? Questo è ovviamente sintomo di una poca capacità di lettura del proprio cavallo, ma non solo, anche di non voler studiare. Siamo sempre più abituati oggigiorno a avere le cose pronte, che non ci viene in mente che un animale è diverso dall'altro, che se ho sempre fatto le cose in una maniera con un cavallo non necessariamente posso prendere un altro e fare le stesse cose anche se è stata addestrata alla stessa maniera, che il cavallo ha una sua personalità e possiamo anche stargli un pochino antipatici per il nostro odore, per il nostro modo di parlare, per il suono della nostra voce, per mille cose. Potrebbe essere che quel cavallo lì con noi si comporta in una maniera completamente diversa che con un altro. E se il cavallo mi si impenna, non mi devo chiedere dov'è la bacchetta magica per far sì che lui non si impegni. La prima cosa che mi devo chiedere è: per quale motivo ho causato una situazione per la quale il mio cavallo ha ritenuto opportuno impennarsi? Per quale motivo il mio cavallo sgroppa? Cos'è che ho fatto
perché lui sgroppasse? Quelle sono le prime domande che mi devo porre. Non mi devo porre la domanda, ma c'è una soluzione per non farlo sgroppare? Perché quella domanda nasconde una mancanza di conoscenza. Tutti noi dobbiamo imparare a essere dei migliori horseman, e questa è una cosa che non ci vuole un anno, ci vogliono anni. Qualcheduno dice che non basta la vita di una persona per diventare un bravo horseman, ma un bravo partner del nostro cavallo non ci vuole così tanto. Un bravo cavaliere magari ci vuole un po' di più, ma in una vita si può riuscire ad imparare. Quindi quello che è il mio consiglio spassionato, non mi interessa se mi contattate me o no, non mi contattate, contattate il vostro istruttore di riferimento, contattate delle persone che siano in grado di seguirvi a dei livelli alti, non quello che il giorno prima c'aveva il distributore e il giorno dopo apre il maneggio. Andate da persone professionalmente preparate, fatevi seguire e fatevi fornire una informazione sul cavallo a 360 gradi. Non vi fermate alla sella e al salire in sella e al tirare la redine destra per andare a destra, tirare la redine sinistra per andare a sinistra, tirarle tutte e due per fermarsi e dare due gambate per partire. Ok? C'è tanto, ma tanto di più di quello. Okay? E il tirare le due redini per fermarsi l'ho detto a battuta, se mi seguite lo sapete perché. Quindi c'è tanto di più di questo, quella è solamente la punta, proprio la parte finale della punta dell'iceberg, e il resto va conosciuto. Io vedo sempre più persone che vanno a giro con i cavalli con il cap, con la tartaruga, con le ginocchiere, con le gomitiere, con i guanti antitaglio, con quello che vi pare, l'armatura, ok? E non hanno nessun tipo di conoscenza del cavallo. Allora, io sono d'accordo sul mettere le protezioni, assolutamente, però una delle nostre protezioni principali su cui bisogna investire è la conoscenza. Non è quello che ci mettiamo addosso, è quello che ci mettiamo nella testa che ci dà modo di rimanere sicuri, di fare le cose che vanno fatte nella maniera in cui vanno fatte e divertirsi con i nostri cavalli. Spero che abbiate trovato anche questo video interessante e noi ci vediamo nel prossimo video. That's not the truth. Everyone always keep falling in love